Buonasera. Era il novembre 2019 quando scrivevo queste parole preparando il TED, che sarebbe stato marzo 2020. Le parole iniziava così: immaginate per un attimo, questa era la proposta che volevo fare al pubblico, immaginate per un attimo se ci fosse impedito di avere relazioni dal vivo con le persone, potessimo solo avere relazioni digitali. Quindi computer, device, telefonino. E questo era l'inizio del mio TED. Quando adesso, 2 mesi fa, ho ripreso in mano questo intervento, in effetti, vedendo questa frase, mi sono disorientata, a parte che l'intervento ho dovuto rifare ovviamente completamente, perché in realtà tutto questo era accaduto, cioè non era una simulazione. Come una veggente, in qualche modo, e stranamente, avevo chiesto alle persone di poter immaginare questa cosa che allora era inimmaginabile e che invece poi è accaduta. E tutti siamo passati attraverso questa esperienza della connessione un po' rarefatta. E di fatto abbiamo fatto un'esperienza di cosa vuol dire sentirsi connessi o sentirsi meno connessi socialmente. Sentirsi connessi, come dice il titolo di questo intervento, al sapore del cioccolato, nel senso che per il nostro cervello, dal punto di vista fisiologico, della sua fisiologia, mangiare una tavoletta di cioccolato, cioè un pezzettino di cioccolato, produce lo stesso effetto del sentirsi connessi, dell'essere riconosciuti, di avere in qualche modo una gratificazione, del sentirsi visti. E questo per noi ha un valore sicuramente emotivo, ha un valore in generale sociale, però è anche importante capire che ha un valore, questo per le aziende anche, ha un valore anche economico. Ed è quello di cui mi sono accorta facendo una serie di corsi che hanno coinvolto 600-700 persone, a cui ho fatto per un certo periodo nei corsi 2 domande. E a queste 2 domande che farò anche a voi adesso ho chiesto di rispondere poi su dei post-it. Questi post-it li ho raccolti in maniera un po' maniacale, in realtà li ho messi da parte tutti non sapendo cosa farne e ne ho raccolti una montagna di questi post-it e poi a un certo punto ho collegato un po' di cose. Il tema su cui, cioè le domande ve le faccio e vi chiedo proprio di avere un minimo di concentrazione, magari di provare a scrivere su un post-it virtuale nella vostra testa la risposta a questa domanda. Semplicissima. La prima è: pensate un momento della vostra vita lavorativa, anche recente, in cui avete provato un'emozione di gioia, di felicità. Provate a riportarlo alla vostra mente e provate anche a riportare alla vostra mente che cosa l'aveva causato, cioè qual era il motivo di questa gioia. Provate a collegare qual era il trigger, cosa l'ha innestata. Fatelo perché poi vi interrogo, quindi bisognerebbe applicatevi. Ecco, scrivetelo su questo post-it, poi in qualche modo magari la condivisione è più facile. La seconda domanda invece era questa: immaginate, cioè trovate un momento della vostra vita lavorativa in cui avete avuto invece un'emozione di rabbia oppure di tristezza. Qui in genere si fa meno fatica a trovarle e quindi anche qui provate a pescare quel momento, qualche secondo per pescarlo. E adesso che cosa ha provocato, qual è stato l'innesto, il trigger di queste emozioni, rabbia e tristezza. E poi anche che effetto hanno avuto su di voi queste emozioni, da una parte la gioia e dall'altra parte la rabbia e la tristezza, proprio nel vostro lavoro, nel vostro modo di lavorare. Come vi dicevo, ho raccolto moltissimi post-it, questi che vedete riguardano solo l'emozione della gioia. Vi voglio presentare una spremuta di questi, qualcuno l'abbiamo trascritto, però è proprio la sintesi di quello che questi post-it raccontavano. Gioia, un complimento per il lavoro svolto. Ricevere feedback positivi. Quando viene apprezzata una mia idea. Una mail inaspettata, si intende positiva in questo caso, dal proprio responsabile.
Quando arriva l'email del capo che dice ben fatto, ricevere i complimenti a conclusione di un lavoro complesso. Queste sono veramente alcune e diciamo l'80% di queste centinaia di post-it che ho raccolto erano di questo tipo, cioè riconoscimento sociale, quello che viene chiamato il social reward, la ricompensa che passa attraverso il fatto di sentirsi visti, sentirsi connessi, sentirsi riconosciuti. E la motivazione umana al lavoro mi è sembrata improvvisamente molto semplice. Qualcuno ha scritto, ma veramente pochissimi, l'aumento di stipendio, le ferie uno, però è stata una cosa molto rara, non che questo non dia gioia, però è un'altra cosa, un altro tipo di gioia. Questa era proprio come dire, qualcosa che sta alla base della motivazione al lavoro. E vediamo invece al contrario alle altre due domande. L'altra domanda cosa hanno risposto? Tristezza e rabbia. Allora, i due motivi principali di tristezza e rabbia al lavoro sono, e questo è veramente, diciamo, nel 90% dei casi, ingiustizie subite, cioè la sensazione di essere trattati non equamente, con iniquità, oppure il contrario di quella prima, che è il non sentirsi visti, non sentirsi considerati, le idee che non vengono condivise, eccetera. Questo è, come dire, la mappa della motivazione umana al lavoro. Ho voluto quindi approfondire questo tema perché sembrava veramente semplice, ma così, come dire, diffuso, così sorprendentemente diffuso che era quasi, come dire, curioso, no? Come tutti hanno lo stesso tipo di emozioni collegate alle stesse cose. E allora, approfondendo nel campo appunto della motivazione, nel nostro cervello, che cosa accade con la motivazione, ho scoperto che di fatto funziona così. Noi abbiamo un apparato, no? Che è il reward system, è il sistema della ricompensa, della motivazione. La motivazione per noi è come una benzina del nostro cervello, lo fa funzionare meglio, è quella che ci tiene in piedi, che ci fa anche impegnare, fare sacrifici, tenere duro, perché la motivazione è la spinta a raggiungere qualcosa, quindi un motivo per fare qualcosa. Ecco, nel nostro cervello abbiamo questo apparato che è il reward system, dove il sistema della ricompensa, dove i social reward hanno veramente una parte fondamentale, cioè il riconoscimento sociale è la base, una delle basi più importanti della motivazione. E perché questo è importante anche da un punto di vista economico? È importante da un punto di vista economico perché la dopamina, che è l'effetto di questo social, di questo reward system, quindi questo neurotrasmettitore, è un carburante essenziale per il cervello pensante, per quella parte del nostro cervello, la corteccia prefrontale, che è quella che ha le funzioni cosiddette esecutive, quindi la capacità di essere concentrati, di essere attenti, la creatività, la flessibilità mentale, le performance, quindi la motivazione che passa attraverso il riconoscimento sociale al lavoro, cioè sentirsi dire ben fatto, attiva nel nostro cervello un meccanismo che poi produce non solo benessere, ma anche performance. E questo da un punto di vista, come dire, economico, direi che è del tutto produttivo. Questo sistema garantisce la nostra connessione, noi vogliamo essere riconosciuti, però contemporaneamente abbiamo anche un altro sistema che è attivo, che è molto attivo nel nostro cervello, che è quello del social pain, cioè il dolore sociale. E il meccanismo attraverso cui noi avvertiamo dolore sociale corre sugli stessi network del dolore fisico. Quando noi proviamo un dolore fisico, ci cade qualcosa sull'alluce, proviamo sicuramente un dolore fisico, ma quando veniamo esclusi, per esempio, dai gruppi, quando veniamo esclusi dal lavoro, quando veniamo esclusi anche dalla vita sociale normale degli amici, cioè l'esclusione e l'ingiustizia producono nel nostro cervello dolore, ed è un dolore che comunque poi da un punto di vista, anche qui mi viene a dire economico, all'interno delle realtà aziendali produce rabbia, disinteressi, disimpegno, aggressività passiva, oltre che di fatto la voglia di disimpegnarsi. Quindi da una parte quell'altra emozione che porta le persone a impegnarsi di più per ottenere dei risultati, dall'altra parte questo tipo di emozione, questo tipo di effetti, dolore sociale che come il dolore fisico corre sugli stessi network, che invece produce
voglia di cambiare lavoro, voglia di andarsene, demotivazione, voglia di scappare, eccetera, eccetera. Però questo preserva anche la nostra connessione, cioè sono proprio due meccanismi che preservano, che ci fanno percepire se siamo connessi o se ci stiamo sconnettendo, quindi garantiscono in qualche modo la nostra connessione sociale. Il nostro cervello sociale, d'altra parte, è un cervello molto meraviglioso, mi viene da dire, perché ha degli apparati che sono capaci in qualche modo di tenerci sempre sintonizzati anche sul cervello sociale altrui. Abbiamo nel nostro cervello sociale quella parte che forse tutti conoscete, i neuroni specchio, no? Cioè l'empatia, quindi quel meccanismo attraverso cui noi, quando se vedessimo qualcuno che cade dalle scale adesso, avremo in qualche modo, se si rompesse qualcosa di serio soprattutto, una sorta di dolore come se lo provassimo noi. Cioè le nostre emozioni sono contagiose perché i nostri cervelli sono contagiati, sono connessi al cervello sociale degli altri, quindi qualcosa che accade a un altro, un'emozione, lo sento come se fosse mio. Questa non è connessione, questa è connessione meravigliosa, mi viene da dire, no? Anche qui dentro l'attenzione condivisa che abbiamo sugli interventi, su questo, su altri interventi, questa attenzione condivisa significa che i nostri cervelli in qualche modo stanno ondeggiando sulla stessa lunghezza d'onda ed è come se fossimo un po' un tutt'uno. Se potessero registrare le nostre onde cerebrali adesso attraverso alcuni apparati, probabilmente ci accorgeremmo che siamo tutti sintonizzati. Siamo un tutt'uno e questo è, come dire, è una connessione che è già esistente, che non è visibile, ma è sicuramente qualcosa che possiamo percepire. Sentirsi visti, sentirsi connessi, sentirsi riconosciuti è qualcosa che ci serve per vivere, quindi ne abbiamo bisogno veramente tutti. Però è importante anche la reciprocità, così come noi ne abbiamo bisogno, essere capaci anche di essere per gli altri, in qualche modo di riconoscere gli altri, di vederli, di farli sentire presenti, soprattutto quando parliamo anche di lavoro. E questo, come dire, è qualcosa di cui abbiamo bisogno. Quindi il monito, no, di questo intervento, anche di questa giornata, mi viene da dire, è ricordiamoci che voi siete il cioccolato per me, ma anche voi siete il cioccolato per gli altri. E quindi forza. Grazie.